Buongiorno care amiche e cari amici del canale e do subito il ben arrivato ai due esperti con i quali parleremo oggi. Perché intanto il professor Corrias, ciao Matteo, Ciao Mauro, il buonasera a dottor tutti. Francesco Esposito, Ciao a tutti, ciao Mauro. che sono veramente due esperti, poi vi dirò in che cosa. Tra l'altro, per quanto riguarda il professor Corrias, è un ospite fisso di questo canale, quindi se qualcuno ancora non lo conosce, è caldamente invitato ad andare a vedere gli altri video che abbiamo già fatto con lui e direi che lì non solo scoprirà il professor Corrias, ma scoprirà anche i temi intriganti con i quali lui è intervenuto in questo canale. Per quanto riguarda il dottor Esposito, allora un minimo di presentazione, visto che tu hai un tuo canale, Francesco Esposito, Sì. ma in questo canale sei forse un pochettino meno conosciuto del professor Corrias. Allora, due lauree, laurea in scienze filosofiche con specializzazione in storia del cristianesimo e storia romana, e questo lo collega direttamente con il professor Corrias, e poi laurea in filologia moderna. Ambedue docenti, e oggi vogliamo fare un po' da contrappunto all'ultimo video che ho fatto su questo canale, che era di strettissima attualità, quello che si intitola Non sono umani, che è di strettissima attualità, addirittura proiettata nel futuro. Oggi invece facciamo un passo indietro molto interessante, perché facciamo una immersione nella storia e nella fattispecie facciamo una immersione nella storia del cristianesimo, ma lo facciamo da due prospettive diverse. Una prima prospettiva è quella che mi sentirei di definire esoterica, cioè quella in realtà nella quale affrontiamo proprio la costruzione e la tematizzazione del dogmatismo cristiano alla luce dei rapporti con la filosofia greca, e di questo si occuperà Francesco Esposito. Dicevo alla luce dei rapporti con la filosofia greca perché sappiamo bene che senza la filosofia greca, senza il platonismo in particolare, il cristianesimo non esisterebbe, avremmo ancora sempre quella corrente dei gesuani come figli diretti del giudaismo del tempo. L'altra prospettiva invece è di tipo esoterico-misterico, e di questa si occuperà il professor Corrias, soprattutto alla luce dei rapporti con i culti misterici dell'età imperiale romana e con il lento passaggio dall'una all'altra, cioè il lento passaggio dalla parte esoterico-misterico-iniziatica alla parte esoterica di dogmatizzazione della dottrina che noi conosciamo. Ecco, allora io comincerei subito con Francesco Esposito, quindi se vuoi partire tu con la tua parte per fornire, come sempre, elementi di riflessione a chi ci ascolta. Intanto buon pomeriggio a tutti, grazie anche per avermi invitato, come sempre un piacere sia essere qui con Mauro, ma è anche un piacere e un onore poter parlare con il dottor Corries, quindi grazie ancora. Allora Mauro, tu hai parlato delle influenze del cristianesimo, o meglio della filosofia greca, della cultura greca, che poi hanno inevitabilmente influenzato il cristianesimo e le origini dello stesso. Quando parliamo dell'origine del cristianesimo, ecco, ben sai, perché ormai dal 2016 che ne parlo pubblicamente, che poi lo studio è di molto antecedente, quando si parla dell'origine del cristianesimo parlo sempre di Paolo di Tarso, perché è lui che identifico effettivamente quell'origine concreta del cristianesimo, differente da quel gesuanesimo di cui tu hai parlato prima. Però nel momento in cui noi parliamo di cristianesimo, rapporto fra cristianesimo e cultura greca, secondo me bisognerebbe fare un passo un attimo indietro e vedere esattamente quella che è stata l'influenza della cultura greca, quindi della cultura ellenistica, diciamo così, con l'ebraismo, perché inevitabilmente la cultura greca ha anche influenzato l'ebraismo. E se noi quindi pensiamo all'esplosione della cultura ellenistica nel III secolo, e dell'influenza che ha avuto, attenzione, non con gli ebrei
che sono poi rimasti in Israele dopo l'esilio babilonese, che quindi hanno avuto la loro formazione tramite la circoncisione, lo studio della legge, e poi quindi quella sfera culturale legata poi al Tempio. Invece gli altri ebrei, quelli soprattutto siti, no? Nelle regioni in cui la cultura ellenistica è esplosa davvero, io penso sempre, ecco, ad Alessandria d'Egitto, dove vi era una fervente comunità di ebrei ellenisti, e dove poi è nata poi anche concretamente la Septuaginta, quindi la Bibbia è scritta in greco per altre anche lì esigenze. Ecco, lì la commistione fra ebraismo e cultura ellenistica è stata veramente molto forte, e quindi quegli ebrei ellenisti che si sono formati sempre come i loro fratelli, ecco, presenti in Israele, allo stesso tempo in maniera adiacente si sono formati anche con la conoscenza, quindi con la stessa formazione di Omero, di Esiodo, di Platone, ecco, Aristotele, e della grande cultura, ecco, stoica e non solo. Quando penso, scusate, proprio alla commistione fra la cultura ellenistica e gli ebrei, penso a Filone. Perché con Filone d'Alessandria, secondo me, è avvenuto quel primo passo concreto, no, di quel cambiamento radicale, in cui Filone è stato, secondo me, uno dei più grandi protagonisti, e secondo me anche uno dei protagonisti ispiratori poi del futuro cristianesimo, perché poi con Filone noi, quel monumentale commentario che noi ben conosciamo, e Filone ha ben inserito categorie filosofiche all'interno proprio della Bibbia ed anche del suo commentario biblico. Un esempio su tutti, perché è di facile presa, il personaggio di Yahweh. Yahweh si presenta, ben sappiamo, a Mosè con quel famoso "io sono colui che sono", che poi in ebraico è preso con Eyer, Asher, Ehyeh, no? Quella vocalizzazione oltretutto è del tutto convenzionale. Ecco, chi segue Mauro sa benissimo come le vocali siano del tutto convenzionali in quanto lingua consonantica, però poi la Septuaginta e comunque la tradizione ebraico-ellenistica l'ha tradotto con ego e nihoon, quindi in quel momento Yahweh stava presentando in questo modo, cioè io sono colui che è. Per qualcuno che non ha una cultura, potremmo dire così, filosofica e ellenistica, potrebbe essere una frase alla stessa stregua di io sono colui che sono. In realtà lì abbiamo un'enorme carica filosofica, perché quel io sono colui che è anche tradotto con io sono l'essere filosofico. E in quel momento Filone sta rivestendo quindi Yahweh di una nuova matrice, di un nuovo, ecco, di un nuovo personaggio, quindi lontani da quelli Yahweh che cammina per gli accampamenti degli israeliti, anche preoccupandosi di non calpestare le indecenze degli israeliti. In quel momento con Filone avviene una trasformazione differente. Yahweh è rivestito quindi di quel principio primo filosofico, di quell'archè, potremmo dire, legato proprio all'essere. E come si lega questo poi con Paolo? Si lega benissimo in quanto Paolo fa parte di quel recinto culturale, perché Paolo è un ebreo ellenista. Paolo anche lui ha subito quell'influenza ellenistica, anche lui come Filone ha reinterpretato molti passi della Bibbia. A differenza però di Filone, Paolo ha rigettato piano piano completamente circoncisione, legge e tempio, perché per lui era importante la fede nella resurrezione del suo Cristo. E allo stesso tempo, poi magari ecco, lo confermerà anche il dottor Corrias, insomma, Paolo ha subito anche influenze di dualismo iranico, per esempio, di gnosticismo, quando ancora non esisteva il cristianesimo gnostico, ma parliamo di un gnosticismo, ecco, precedente. Insomma, Paolo ha fatto una vera e propria commistione, perché? Perché stava, secondo me, andando a rispondere a un'esigenza di religiosità che al tempo esisteva, e che secondo me riassume benissimo il professor Riccardo Calimani, che ha scritto un libro che si intitola proprio Paolo l'ebreo che fondò il cristianesimo. Ecco, il libro ce l'ho qui perché adesso vorrei un attimo citarlo, ed è un libro che oltretutto ho presentato, anzi ripresentato anche a chi mi segue sui miei canali social. E il professor Calimani, quindi prendo gli ultimi 2 minuti, parla proprio di questo periodo di transizione nel momento in cui vi è Paolo con la sua dottrina e non solo, dove c'è proprio questa sostituzione quasi della cultura ellenistica e quindi del razionalismo ellenistico con una religiosità proveniente dall'Oriente.
E infatti scrive, il professor Calimani scrive questo, che fra gli elementi più importanti di questa esigenza di religiosità vi era la salvezza dell'anima, che è certo la più importante perché conferisce quell'immortalità desiderata e di cui la figura del culto, il Dio che muore e che risorge, è protagonista secondo un copione consueto. È una figura giovanile caduta in braccio alla morte e poi miracolosamente ritornata in vita. Tutto questo fa parte quindi di tanti elementi che caratterizzano questa radicale trasformazione che investe la cultura di questo periodo, ecco, di transizione. La fiducia sulla ragione umana, che era l'unico modo per raggiungere la verità, secondo la filosofia greca, ecco, quella fiducia, che era stata anche l'architrave della civiltà greco-romana, viene ora soppiantata da nuovi atteggiamenti che si manifestano in modi diversi, come la diffusione dell'astrologia, della magia, la ricerca di esperienze mistiche, la fortuna dei testi magici ed ermetici, e chiudo, e la credenza nel meraviglioso e nel misterioso, tutti aspetti e forme riconducibili in sintesi a un diffuso bisogno di religiosità. Quindi penso che Paolo abbia incredibilmente sposato e ben anche compreso questo bisogno di religiosità, bisogno di salvezza, quel bisogno atavico dell'essere umano di sentirsi dire guarda che dopo la vita hai ancora speranza. E tra l'altro, quando tu parlavi della scelta che ha fatto Filone di Alessandria di tradurre Eie Asher Eie con io sono colui che sono, da cui poi si ricava un concetto ontologico, è una scelta tra diverse possibili, perché sappiamo che poi quella frase è stata tradotta io sono colui che ero, io sarò colui che ero, quindi è stata veramente tradotta in Esatto. tanti modi. In tanti modi, io personalmente, molto più prosaicamente, penso che quando Mosè ha chiesto al suo comandante in capo, ma tu chi sei? Lui gli ha detto, senti, fatti gli affari tuoi, io sono quello che sono, tu pensa soltanto a rispettare i miei ordini. Quindi questa ovviamente è un'idea mia No, che ha poco che è di... riconducibile anche da una nota critica della Bibbia ebraica, E quindi tra l'altro lo so, l'ho visto, mi ha dell'aggiuntiva. fatto molto piacere leggerlo in quella Bibbia ebraica, questo commentatore ebreo, Rav, di segni, che appunto diceva in fondo il nome di Dio non aveva poi così tanta L'importanza. importanza. Esatto. Ed è proprio l'impressione che ho io quando leggo la Bibbia, leggo quel passo della Bibbia, proprio mi vedo la scena nella quale il comandante in capo dice al suo subalterno, io sono quello che sono, non preoccuparti, tu e i tuoi fate le cose che io vi dico. E poi Paolo in effetti ha preso dalla filosofia greco-ellenistica per poter costruire la sua dottrina, che è una dottrina ovviamente che a mio avviso almeno appare addirittura incompatibile con il concreto pensiero semitico, che non aveva categorie metafisiche, quantomeno non le prendeva in considerazione, se non sbaglio. Era molto concreta e materiale. Basti pensare anche il cambio di paradigma di Paolo è avvenuto anche con il concetto di Messia. Per chi ha letto, per esempio, gli studi del professor Garbini, sa bene, no? Le origini del concetto del Mashiach. Addirittura il professor Garbini, in quella che è l'epoca pre-esilica, afferma che quella parola, Mashiach, che qui poi siamo all'interno di una vocalizzazione sempre convenzionale, ma comunque quel termine significava proprio l'oliare la persona, il linguaggio concreto del termine. Lo strofinarlo. Lo strofinarlo, ecco, non mi veniva il verbo, proprio lo Ed è ben strofinarlo. presente nel libro di Enoch, quando Michele, l'archistratega, riceve l'incarico dal capo supremo di spogliare Enoch delle sue vesti e di ungerlo bene, 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 Sì, prima sì. di portarlo alla presenza del comandante supremo. Quindi dà proprio l'idea di qualcuno che doveva essere ripulito attentamente e poi ricoperto di questo strato di olio che ci farebbe pensare diverse cose, ma oggi il tema è un No, altro. certo, però comunque era un concetto di purezza molto concreto, certamente non metafisico, legato alla sfera magari morale, etica di una persona. Però ecco, Paolo, se uno pensa a questo, Paolo trasforma il concetto di Messia, quindi non più il personaggio politico liberatore della terra di Israele, perché era tale, era considerato il Messia, certamente non perdente, non ecco, morente, che poi sarebbe risorto dopo qualche tempo,
ma Paolo lo trasforma in una figura soteriologica vera e propria, in una figura salvifica non destinata soltanto alla terra di Israele, ma a tutti quanti. Ecco perché Paolo va a rigettare quelle pratiche giudaiche che stavano sicuramente strette a quel mondo così oramai influenzato da quella dottrina ellenistica, ma di quella religiosità, potremmo anche dire così, è talmente variegata che per un mondo ebraico talmente circoscritto a quei 613 precetti, a quel ingresso nel patto con la circoncisione, che era comunque anche quella una cosa molto molto fastidiosa anche in seno alle comunità gesuane in relazione al cristianesimo, e poi il culto del tempio, comunque anche quello. E anche quella trasformazione, secondo me, è figlia di quelle esigenze, di quella religiosità, di quella salvezza dopo la morte. Diciamo che Paolo ci ha visto lungo, peccato che nel primo secolo non abbia vinto, ma la sua dottrina teologica dal secondo secolo in poi ha avuto ragione per determinati fatti. Certo, e di questo magari ci potrà dire qualcosa il professor Corrias, vero Matteo? Ma allora, intanto mi è piaciuto molto che nella sua esposizione il dottor Esposito abbia usato il termine costruzione, così come hai fatto anche tu, perché osservare la storia del cristianesimo delle origini, sia dal punto di vista da cui è stato fatto da Francesco Esposito, sia dal punto di vista che cercherò di offrire io, significa proprio osservare un processo di, direi anche raffinata, costruzione concettuale. Questo sia dal punto di vista dogmatico, sia dal punto di vista ecclesiologico, potremmo dire. Io vorrei soffermarmi invece su un altro aspetto, forse meno vulgato, ecco, meno popolare, ma non per questo meno interessante, cioè il È quello rapporto che ci che... attendiamo da te. Va bene. E cioè il rapporto tra il cristianesimo delle origini e cronologicamente direi che il termine ultimo a cui mi riferisco è il IV secolo, la metà del IV secolo, con quella che potremmo definire l'istituzionalizzazione del cristianesimo, il cristianesimo costantiniano e teodosiano. Mi riferisco in particolare ai due celebri editti di Milano e soprattutto l'editto di Tessalonica, con cui il cristianesimo diventa religione di Stato. Vedremo che questo passaggio, questo snodo, crea un vero e proprio cambiamento di Stato, ecco, nella natura del cristianesimo. Cristianesimo che nelle sue origini si interseca in maniera piuttosto fitta con quell'altra tipologia cultuale, che è la tipologia cultuale dei cosiddetti culti misterici. Culti misterici che si affermano nel periodo imperiale, a dire la verità, i primi arrivano a Roma già nel pieno periodo repubblicano, sono i celebri culti di Iside, il culto di Cibele, la Magna Mater, il culto di Mitra, ovviamente, che sono davvero, rispetto al cultus deorum tradizionale romano, dei corpi estranei, di natura profondamente diversa. Sono dei culti evidentemente allogeni anche nello spirito, nel sapore, nell'estetica, per ciò che significano, rappresentano, per ciò che offrono, cioè potremmo definirli dei culti soteriologici, in realtà tecnicamente forse dovremmo parlare di culti che offrono una prospettiva ascensionale in una gradazione di stati ontologici che culminerebbe idealmente con il congiungimento con l'uno o con il principio. E si tratta di culti iniziatici, cioè non appunto esoterici, ma riservati a un'elite di individui qualificata. In che senso la storia del cristianesimo si interseca con la storia di questi culti misterici? Non solo, questo è un aspetto su cui mi piace insistere, non solo nel senso che è stato più esplorato, cioè la serie di imprestiti che il cristianesimo delle origini avrebbe ricevuto soprattutto dal mitraismo e dall'isiacismo, ma anche perché noi possiamo affermare, e questo sulla base delle fonti di testimonianze inequivocabili, anch'io citerò San Paolo, a questo proposito, in particolare la seconda lettera ai Corinzi e la lettera agli Ebrei, perché nel cristianesimo delle origini è evidentissima, senza ogni dubbio, la presenza di una corrente di chiara matrice iniziatica, di chiara matrice misterica. La storiografia tradizionale, vorrei riferirmi in particolare agli studi di Walter Burkert sui culti misterici antichi,
prospetta la situazione nel IV secolo in questi termini. Con l'affermarsi del cristianesimo, i culti misterici sarebbero scomparsi. Addirittura una formulazione che mi ha lasciato piuttosto perplesso, perché scrive Walter Burkert: i misteri, con l'affermarsi del cristianesimo, semplicemente e improvvisamente scomparvero. La perplessità nasce dal fatto che fin dal liceo si impara che storia non facit saltus, quindi questa improvvisa scomparsa dei misteri a fronte dell'affermarsi del cristianesimo mi ha sempre lasciato così un po' perplesso, soprattutto perché appunto la questione fondamentale è che questa corrente storiografica tralascia il fatto che il cristianesimo delle origini è in realtà qualcosa di molto più complesso, molto più articolato, molto più dinamico di quanto la storiografia ufficiale non voglia o non sia riuscita a presentare. Ora, io capisco la storiografia di ispirazione cattolica, si comprende quale sia il senso di un'operazione di semplificazione di questo tipo, però quando si apre un manuale di filosofia come quello di Abagnano e vi si legge che Cristo ha fondato il cristianesimo, ecco lì un pochino ci si chiede come sia possibile questo, che alla fine dei conti è un profondo travisamento storico. Tra l'altro ne ho parlato in uno dei video, proprio in un video in cui si faceva una critica di questo testo di filosofia di Abagnano, proprio in relazione, tra l'altro, a questa affermazione alla quale hai fatto cenno tu. Sì, questa è una spia interessante del fatto che certe idee ricevute in realtà siano molto più insidiose di quanto non sembrino, perché poi tematizzare e problematizzare delle questioni che sono assodate e quindi non si scoperchiano più, per dire, per usare questa immagine forse un po' brutale, ecco, è qualcosa dalla quale è piuttosto difficile salvarsi in qualche modo. Allora, focalizziamo l'attenzione sull'idea chiave di questa parte del mio intervento, cioè nel periodo che va, diciamo così, dalla costruzione del cristianesimo fino alla sua istituzionalizzazione, le tracce, le prove di una presenza misterica e iniziatica sono evidentissime. Per prendere la questione un pochino alla lontana, direi che una spia interessante è il linguaggio, proprio la terminologia utilizzata generalmente nella patristica, dove il lessico è chiaramente di derivazione iniziatica. Quando si parla, ad esempio, dell'Eucaristia, definendola i divini misteri, oppure la distinzione che regolarmente nel cristianesimo delle origini e ancora oggi nel cristianesimo orientale si fa tra i catecumeni e i perfetti o i santi addirittura. Ecco, anche questo è come dire, un elemento di chiara derivazione misterica. Penso ad esempio alla distinzione nei misteri eleusini tra i misti e gli epopti, no? Questi due livelli di approfondimento e di vicinanza al mistero. Ancora, il termine iniziazione, con cui si definisce in genere l'atto stesso del battesimo, il sacramento della iniziazione cristiana. Queste sono spie che, tra l'altro, curiosamente, la storiografia cattolica si è sentita in dovere di giustificare. Come mai c'è la presenza di questi termini all'interno di testi che sono testi fondativi del dogma cristiano? E la motivazione che è stata adotta in genere è quella per cui ormai nel IV secolo il cristianesimo ufficiale si sentiva al riparo da eresie o scismi e quindi può utilizzare liberamente, senza paura di fraintendimenti, questo equipaggiamento anche terminologico. Spiegazione, come si intuisce, piuttosto debole. Però se vogliamo essere proprio più precisi e vogliamo andare proprio alla ricerca delle fonti, è ancora una volta, come giustamente Francesco Esposito evidenziava, nell'ambiente alessandrino che dobbiamo andare a cercare, dove con tutta evidenza questa corrente, chiamiamola così misterico, iniziatica, si è sviluppata forse più e meglio che in altri contesti del cristianesimo delle origini. In particolare vorrei citare alcuni autori, come per esempio Origene, che nel Contra Celsum scrive in maniera proprio chiara e inequivocabile che
un iniziato con il cuore puro, usa proprio questo termine, può comprendere anche le dottrine rivelate da Cristo ai suoi apostoli. Quindi l'idea è quella per cui già nell'azione di Cristo sarebbe ravvisabile la trasmissione di dottrine segrete, dottrine chiara impronta iniziatica, a un gruppo ristretto, gli apostoli, e in particolare tra gli apostoli a tre individui che sono appunto Pietro, Giacomo e Giovanni, ai quali Cristo, nel celebre episodio della trasfigurazione, si sarebbe manifestato nella sua vera identità. Ora, a prescindere dall'interpretazione che vogliamo dare di questo episodio, a noi qui ora interessa l'utilizzo che è stato fatto di questo episodio evangelico, tra l'altro presente in tutti e tre i sinottici, da parte di questi autori. Scrive chiaramente Origene, sempre nel Contra Celsum, che, cito, gli apostoli sapevano meglio di Platone quali erano le verità che bisognava mettere per iscritto e come dovevano essere scritte, e quali quelle che non dovevano essere scritte, per nessun motivo e destinate alla moltitudine. Ciò che deve essere detto e ciò che non è di questa natura. Allora qui è chiarissima questa distinzione tra dottrine, chiamiamole aristotelicamente acroamatiche, cioè le dottrine esoteriche riservate a tutti, e delle dottrine invece di natura misterica e iniziatica. Questo riferimento a Platone è molto interessante. Il riferimento è con tutta evidenza alla celebre epistola settima di Platone, che è quella in cui Platone richiama, appunto, in maniera chiara, l'esistenza anche nel proprio corpus dottrinale di insegnamenti non scritti, che non possono essere messi per iscritto. Da qui poi Giovanni Reale e tutta la sua scuola ha preso l'abbrivio per studiare appunto e pubblicare anche per Lacerti, attraverso la tradizione indiretta, queste celebri dottrine non scritte di Platone. Ancora Clemente Alessandrino, ovviamente, in particolare in un passo delle ipotiposi che viene citato per tradizione indiretta da Eusebio di Cesarea nella sua storia ecclesiastica, fa riferimento anche lui in maniera esplicita a un corpus di insegnamenti di natura esoterica, di cui indica la catena di trasmissione addirittura, cioè individua i primi anelli di una catena di trasmissione tradizionale. Ecco, vorrei sottolineare che letteralmente il termine tradizione vuol dire proprio questo, consegnare qualcosa a qualcuno. È la modalità normale, quella che in greco si chiama paradosis, cioè la trasmissione, no? E scrive Clemente che dopo la risurrezione il Signore trasmise la tradizione dell'agnosi, usa proprio questo termine in greco, a Giacomo il Giusto, a Giovanni e a Pietro. Costoro la trasmisero agli altri apostoli e gli altri apostoli poi ai 70, cioè ai primi 70 discepoli, di cui Barnaba era membro. Il testo però, che è più di ogni altro è focalizzato sul motivo del carattere esoterico della veragnosi, il testo di Clemente, sono ovviamente gli Stromata, che costituiscono da questo punto di vista una testimonianza insostituibile. E vorrei citare alcuni passi dal primo e dal quinto libro, perché, ecco, nel primo libro il Clemente Alessandrino, l'autore, scrive che, cito, è grave mostrare le purissime e splendide dottrine intorno alla luce della verità ad ascoltatori porcini e senza educazione. E ancora, nel libro quinto, scrive che i divini misteri non sono celebrati pubblicamente e senza riguardi di fronte a chi capita, ma con determinati riti purificatori e con le prescritte esclusioni. Ora, permettetemi una piccola digressione. Qui io intuisco che per un occidentale, anche per chi sia un cattolico praticante, questo tipo di affermazioni suonino un pochino peregrine, perché dove sta il mistero nella celebrazione rituale? Ecco, non sono però così peregrine per un cristiano orientale, dove tutto, dalla struttura stessa del tempio, in cui la parte più sacra in senso etimologico, cioè il naos, dove si trova l'altare, è separata dal resto della chiesa attraverso quella parete, un vero e proprio muro, che si chiama tecnicamente iconostasi. La suddivisione netta della liturgia in due parti, la liturgia dei catecumeni e la liturgia dei perfetti o dei fedeli. Persino oggi, a distanza di migliaia di anni, c'è traccia di questa chiara strutturazione rituale che si basa evidentemente sulla suddivisione dei cristiani in due categorie: la moltitudine e i perfetti, che hanno ricevuto appunto
la trasmissione iniziatica. Tra l'altro ho avuto, scusa se ti interrompo, ho avuto modo non molti anni fa di assistere appunto ad una celebrazione ortodossa di cui una parte avviene proprio a porte chiuse, cioè Certo. vengono chiuse le porte, i fedeli vengono esclusi, dietro se avviene un qualcosa che diciamo così non si sa, comunque è riservato ai pochi, mentre i fedeli debbono attendere l'esito di ciò che avviene dietro la porta, che poi viene riaperta e quindi tutto torna a disposizione della comunità. Chi facesse l'esperienza di visitare il Monte Athos, non essendo ortodosso, si sentirebbe dire a un certo punto da un monaco che va lì a controllare chi c'è e chi non c'è, si sentirebbe invitare ad uscire addirittura dalla chiesa. Cioè quella parte della liturgia non è ancora oggi accessibile a chi non sia iniziato ai divini misteri del cristianesimo. Negli anni '80, questo è qualcosa davvero di preziosissimo secondo me, è stata scoperta una lettera, sempre di Clemente d'Alessandria, in cui si fa un chiaro riferimento all'esistenza di un Vangelo segreto di Marco. Ora, perché è così interessante questa informazione? Perché ci dice che non solo c'era la consapevolezza che esistessero delle dottrine iniziatiche, ma esistevano anche dei testi che le contenevano, che le trasmettevano e la cui circolazione ovviamente era riservata a pochi. Ancora nel IV secolo, queste testimonianze del IV secolo sono particolarmente preziose perché nel celebre trattato sullo Spirito Santo, Basilio di Cesarea conferma che era convinzione comune che esistessero delle dottrine cristiche segrete, trasmesse solo oralmente, a partire sempre da Cristo che avrebbe avviato la catena di trasmissione tradizionale. E Cirillo di Gerusalemme, in un brano delle sue catechesi, riconduce la nascita della tradizione cristiana esoterica appunto in maniera esplicita allo stesso Cristo e al già citato episodio della trasfigurazione. Ora, in effetti, tracce di una impostazione misterica sono già presenti nelle scritture. Se vogliamo tralasciare appunto l'episodio più volte richiamato della trasfigurazione, nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi e in un'ampia pericope della lettera agli Ebrei, che si estende tra il capitolo quinto e il capitolo settimo, Paolo riflette con ampiezza su questa idea, l'idea cioè che gli insegnamenti cristiani non possano essere trasmessi indiscriminatamente a chiunque, ma devono essere consegnati solo a chi è adulto nella fede. Ecco, questa idea che appunto, su questo poi ci soffermiamo dopo, fa parte della storia del dogma cristiano, perché se è vero che si può parlare di costruzione, non è meno vero che si può parlare, si deve parlare di decostruzione dogmatica, ma su questo vorrei intervenire successivamente. Quindi per riassumere l'idea che ho cercato di evidenziare, il cristianesimo delle origini fondamentalmente è un organismo piuttosto complesso in cui coesistono due tendenze che potremmo definire contraddittorie l'una rispetto all'altra. Da un lato, infatti, abbiamo quella tendenza universalistica ed esoterica che discende direttamente peraltro dal mandato di Cristo, che nel 16° capitolo di Marco dice: andate e predicate il Vangelo a tutte le creature. Da qui la necessità appunto di una evangelizzazione idealmente universale. Dall'altra parte però già nelle scritture abbiamo traccia di questa impostazione diametralmente opposta, radicalmente diversa rispetto a questa idea ecumenica, possiamo dire così. Quello che accade è che nel IV secolo una di queste due tendenze, cioè la tendenza misterico-iniziatica, recede progressivamente a vantaggio invece del cristianesimo istituzionale, del cristianesimo costantiniano e poi del cristianesimo religione ufficiale dell'impero romano, che si impone come forma unica. Quindi io direi questo: l'idea che molto spesso si trova argomentata nei saggi che si occupano dell'argomento, per cui i misteri regrediscono laddove il cristianesimo si afferma, è un'idea semplicistica per il fatto che è
un cristianesimo che si afferma, il cristianesimo esoterico, laddove il cristianesimo misterico recede contestualmente a tutte le altre forme cultuali riconducibili appunto a questa specifica tipologia, la tipologia misterico-iniziatica. Ci sono delle cause storiche per cui si arriva all'affermazione della istituzionalizzazione del cristianesimo rispetto a questo misterico, perché è chiaro che qui il contrasto, lo avvertono tutti, è molto forte, no? Perché noi tutti, chi più chi meno, siamo stati educati all'interno del cristianesimo esoterico, con totale esclusione di ogni componente esoterico-misterica, salvo fino a quando, come dire, veniva liturgicamente usata la lingua latina, per cui anche i fedeli pregavano senza sapere che cosa dicevano, ma poi in realtà ricevevano delle spiegazioni che comunque riconducevano a quell'universalismo che palesemente contrasta ovviamente con una dottrina esoterico-misterica che tutto è meno che universalistica. Sì, il discorso non è semplice, però io direi che se vogliamo indagare le cause di questo evento, la cui portata difficilmente ha l'eguale, se non proprio nell'epoca che stiamo vivendo noi, e poi magari ci soffermiamo un po' su questo aspetto, direi che bisogna affrontare la questione da un punto di vista antropologico-culturale. Mi spiego meglio. Il IV secolo, effettivamente, dal punto di vista della storia e della cultura occidentale, è un periodo in cui, diciamo, è in atto una profonda trasformazione della struttura della personalità. Nel senso che nel IV secolo arrivano a maturazione quelle tendenze individualistiche che già si affermano nei decenni precedenti e che hanno portato, ad esempio, storici come Franz Cumont e lo stesso Burckhardt a immaginare che l'affermarsi dei culti misterici, che sono appunto dei culti di carattere individualistico, che offrono la possibilità di una salvezza e di un riscatto e di un perfezionamento individuale, derivino proprio dal fatto che l'impero romano, come organismo politico e al tempo stesso culturale, proprio a causa dell'ampiezza esorbitante che aveva raggiunto, fosse proprio per questo motivo diventato incapace di offrire un elemento di strutturazione identitaria ai romani dell'epoca. Romani che poi, non dimentichiamolo, nel III secolo sono tutti quanti cittadini romani, cioè qualunque individuo vivesse appunto nel territorio dell'impero, a partire dal celebre editto di Commodo, acquisiscono la cittadinanza romana. Quindi diventa proprio una necessità legata alla strutturazione dell'identità. Da questo punto di vista, il cristianesimo esoterico porta a compimento, a perfezionamento, direi, questa istanza di carattere individualistico, soprattutto con riferimento ai dogmi della incarnazione, Dio che prende carne umana. E noi sappiamo che il corpo è, come dicevano gli scolastici, il principium individuationis, è ciò che ci rende fondamentalmente individui. E poi il dogma della redenzione, che è una redenzione offerta idealmente a tutti gli esseri umani, ma è pur sempre una redenzione individuale, cioè chi si salva è l'individuo, non è la collettività. Quindi fondamentalmente stiamo assistendo nel IV secolo a un processo durante il quale tutto si riduce allo spazio dell'interiorità dell'individuo. Ecco, forse più precisamente potremmo dire che tutto si psicologizza, a partire dall'idea stessa di conversione. La conversione a Dio diventa, direi paradossalmente, almeno paradossalmente rispetto al pregresso, un volgersi al proprio interno dove si trova, per citare Sant'Agostino, l'interior magister, il maestro interiore, Cristo. Quindi la via porta paradossalmente non verso una destinazione oggettiva, ma verso una soggettivazione, verso una psicologizzazione di tutta l'esperienza, chiamiamola spirituale o religiosa, forse più precisamente. Ecco, la stessa idea di mistero, il mysterion,
è sottratta alla sua oggettività di evento di ordine superiore e viene in qualche modo costretto entro i limiti, ancora una volta, della individualità. Diventa mistero della fede. È un'espressione che ancora oggi viene utilizzata. Il mistero è qualcosa che ha a che fare con la percezione individuale. Quindi, tra l'altro, è interessante, perché qui però si potrebbe parlare molto a lungo, questo è proprio, potremmo dire, l'atto di nascita della fede come atteggiamento che oggi noi saremmo portati a interpretare come qualcosa che caratterizza la natura umana, ma che invece l'antropologia culturale ci mostra essere anche essa un costrutto storico-culturale. Cioè la fede nasce in diretta relazione con i dogmi cristiani della incarnazione e della redenzione. E tutto è subordinato alla percezione individuale, alla psicologia individuale. Insomma, mi rendo conto che qui si lavora proprio su elementi che sono fattuali, ma da un altro punto di vista, e quindi difficilmente sono recepibili. Però la storia della cultura è anche questo. Il punto, secondo me, interessante, è che, ancora una volta vorrei ribadirlo, osservare la storia del cristianesimo delle origini significa proprio osservare in atto al tempo stesso una costruzione culturale, ma al tempo stesso, appunto, come dicevo prima, una decostruzione. Perché una decostruzione? Perché un'intera zona, ecco, per usare questa metafora, un ambito costitutivo fondamentale del cristianesimo delle origini è stato escisso, mi riferisco ovviamente al cristianesimo iniziatico, a vantaggio di una fisionomia del cristianesimo sicuramente più funzionale, da un lato a quella trasformazione della struttura della personalità di cui parlavo prima, dall'altro, più banalmente, ma non dobbiamo dimenticarlo, a quello che era il progetto politico costantiniano e degli imperatori dopo Costantino, cioè quello di utilizzare un modello di strutturazione religiosa che supportasse l'idea di regalità che da Costantino in poi, Dominus et Deus, si afferma appunto nell'impero romano. Un Dio in cielo, un imperatore sulla terra. Certo. Vorrei richiamare in causa Francesco, perché tu giustamente, Matteo, hai detto che elementi esoterico-misterici si trovano già nella patristica. E vorrei richiamare in causa Francesco proprio in relazione alla patristica e in particolare all'apologetica cristiana. Quindi che funzione svolge in questo sviluppo che porta ad una eclissi da un lato del culto misterico e ad una affermazione invece della istituzione esoterica che è poi quella che noi conosciamo. Allora, io ho ascoltato incantato il racconto fatto dal dottor Corries e mentre parlava dei misteri segreti, soprattutto in ambiente alessandrino, quindi citando i grandi maestri alessandrini cristiani, che poi la tradizione ortodossa ha preso per sé, e parlando anche di questa contraddizione di fondo che in qualche modo ha contraddistinto il cristianesimo, mi è venuto subito in mente Ireneo di Lyon. Perché se da una parte i maestri alessandrini rivendicavano, così come era caratteristica della scuola catechetica di Alessandria, una parte esoterica degli insegnamenti e poi una più esoterica, a un certo punto però, poco prima di loro, Ireneo di Lyon nel suo Contro le eresie scrive questo, quindi io cito Contro le eresie ma prendo poi il mio libro Parole cristiani. Dice questo Ireneo di Lyon: la tradizione degli apostoli, che manifesta in tutto il mondo, può essere riscontrata in ogni chiesa da coloro che vogliono conoscere la verità. Potremmo qui enumerare i vescovi stabiliti dagli apostoli e i loro successori fino a noi. Ed essi non insegnarono e non conobbero affatto ciò che costoro, cioè quindi i cosiddetti eretici, secondo Ireneo di Lyon, ciò che costoro vanno delirando. Ora, se gli apostoli avessero conosciuto i misteri segreti e li avessero insegnati ai perfetti all'insaputa degli altri, li avrebbero confidati prima di tutto a quelli ai quali affidavano la Chiesa stessa. Quindi qua ci troviamo in quel solco di contraddizione di cui parlava il dottor Corrias e anche di sensibilità
culturale, perché comunque Ireneo scrive a Lyon, siamo quindi nella parte occidentale poi anche dell'impero, a differenza invece di Alessandria d'Egitto, dove abbiamo più una sensibilità orientale, e quindi dove già, come diceva il dottor Corries, nella parte orientale abbiamo questa struttura mentale di questo dualismo, potremmo dire così, esoterico ed esoterico, cosa che Ireneo di Lyon sembra si conoscere, ma almeno per lui rigettare. Questo anche un pochino per rispondere a una certa scuola, potremmo dire così, o una certa scuola storiografica molto legata al cristianesimo, che dice ma tutti gli autori cristiani sono legati comunque da un filo rosso, erano tutti quanti comunque d'accordo in un modo o nell'altro, mentre in realtà, ecco, questa contraddizione di fondi invece è ben palesata. Per quanto riguarda, tornando poi ecco, a noi alla questione esoterica e quindi anche all'influenza no, famosa del pensiero greco, per quanto riguarda però la patristica e poi anche la patristica apologetica, così come ho scritto anche nel mio ultimo libro, secondo me qua ci dobbiamo muovere all'interno dei primi 4 secoli, che sono, a mio parere, decisivi e fondamentali. È anche vero che l'influenza greca ha colpito anche autori successivi, padri Cappadoci, la scolastica, ma i primi 4 secoli sono fondamentali, dicevo, e decisivi per questa formazione della religione cristiana e non solo, ma di una società anche cristiana che si andava formando in contrapposizione e poi in sostituzione a quella romana. E dobbiamo vedere 2 aspetti, secondo me. Il primo aspetto è cioè l'influenza greca per pure esigenze di riconoscimento d'autorità da parte degli autori cristiani. Ne abbiamo parlato anche con te, Mauro, nell'ultimo video che abbiamo fatto. I cristiani che si palesano dal secondo secolo, quindi gli intellettuali cristiani che lasciano quei circoli, puri circoli misterici per affacciarsi al mondo, perché per rispondere alle accuse dei loro stessi accusatori, e quegli intellettuali sanno benissimo che il cristianesimo è figlio di nessuno, si presenta come un culto che adora un uomo morto in croce e quindi si palesa di fronte agli intellettuali pagani come un chiaro nemico di Roma, ed è quindi necessario costruirsi una propria autorità. La volta scorsa abbiamo visto, per esempio, quell'esigenza di appropriarsi alla cultura ebraica, ma allo stesso tempo gli intellettuali cristiani hanno l'esigenza anche di appropriarsi della cultura greca, proprio secondo quel principio no, di autorità, secondo cui più è antica la dottrina, allora più la mia importanza no, è palese rispetto alla vostra. Quindi questo primo aspetto secondo me è fondamentale, più che altro nel secondo, inizio terzo secolo. Dopo abbiamo invece un secondo aspetto, che è proprio l'appropriazione di quella cultura greca in senso stretto, che si associa anche alla cristianizzazione di quella cultura greca. E quando parliamo di cultura greca, ed è una cosa che voglio sempre sottolineare quando parlo di questo, anche per non banalizzare un aspetto che, ahimè, soprattutto in Italia è molto banalizzato, parliamo della filosofia. La filosofia, ahimè, come ho anche detto prima, è molto banalizzata in Italia, mentre in realtà aveva una forte incidenza, un peso abnorme, soprattutto al tempo. Perché? Perché aveva anche, lo ha ancora tuttora, ma al tempo soprattutto aveva un suo vocabolario, quindi con parole specifiche che avevano un peso, se ben utilizzate, ben incasellate in determinati contesti. Esempio, il concetto di logos, il concetto di eternità, il concetto di sostanza, il concetto di generazione rispetto a creazione. Non dimentichiamoci che, ecco, in base a come venivano utilizzate queste parole, nel IV secolo è esplosa no, la contestazione fra cristiani cattolici e cristiani ariani sul concetto di creazione o generazione della stessa sostanza o meno, secondo anche quel principio di dualismo platonico. Quindi, a mio parere, è avvenuta questa seconda fase a partire poi dal terzo secolo, anche possiamo dire anche a partire dai maestri alessandrini, quindi con l'influenza che poi la stessa filosofia ha avuto e con l'inizio proprio di una vera e propria filosofia cristiana, con la cristianizzazione di questi elementi. E inevitabilmente, vado a chiudere, inevitabilmente si arriva anche a quel cambiamento di paradigma all'interno della società romana. Quindi nel momento in cui si afferma che il logos cristiano
è diverso dal logos che è la tradizione greco-latina, ma ancora prima gli stessi filosofi greci avevano a loro modo annunciato in maniera differente. I cristiani dicono no, ma guardate che in realtà il logos è il nostro Cristo, che è il mediatore del mondo sensibile col mondo intellegibile, ma allo stesso tempo è copartecipe sia del mondo sensibile che del mondo iperuranico, ed è associato alla stessa sostanza del Dio, e quindi anche il Dio in qualche modo è copartecipe a questo mondo. Si crea inevitabilmente una frattura comunque insanabile con quel mondo romano, ed è inevitabile che nel momento in cui quel cristianesimo viene istituzionalizzato poi a partire dal IV secolo tra Costantino poi e Teodosio. Poi quando parliamo di Costantino e Teodosio, secondo me, ecco, bisogna anche, secondo me, far distinzione di qual cristianesimo stiamo parlando, perché se Costantino ha appoggiato un certo tipo di arianesimo a un certo punto in avanti, ecco, poi con Teodosio è esploso effettivamente quel cattolicesimo che noi abbiamo imparato a conoscere. Ma quel cambio di paradigma culturale ha portato inevitabilmente a rivedere non solo la società romana, quindi ecco il concetto di cittadinanza romana e non solo, quindi di partecipazione attiva a quella cittadinanza romana, ma allo stesso tempo un cambio di paradigma alla religiosità, al culto, al mito, tutto quanto in chiave cristiana e a uso e consumo dei cristiani. Quindi si parte sempre dalla cultura, e dalla cultura inevitabilmente si influenzano poi tutte le altre sfere. Allora Matteo, hai qualcosa da dire in chiusura, anche se so benissimo che potremo fare lezioni e che magari non le escludiamo, le faremo pure. Dipende dall'interesse che riscontriamo presso i nostri amici, lezioni su lezioni, ma se vogliamo fare una chiusura di questo primo incontro a tre. Brevemente, una riflessione che ci porta anche magari a attualizzare questi discorsi, no? Che rischiano di essere interpretati come delle questioni lontane. Io direi che comprendere quello che oggi abbiamo cercato di osservare, cioè che il cristianesimo nasce da e ha conosciuto nel corso della sua storia dei processi di costruzione e di decostruzione, forse ci consente o ci può aiutare a comprendere quello che sta accadendo oggi al cristianesimo occidentale. Noi abbiamo dedicato diversi video alla questione della legittimità o meno delle elezioni di Bergoglio, le dimissioni di Ratzinger, eccetera. Affrontare la questione da un punto di vista storico-religioso e antropologico forse ci permette di vedere qualcosa che da un'ottica puramente legalistica o tantomeno confessionale rischia di passare completamente inosservata. Cioè, io ritengo che chi oggi parla di fine del cristianesimo o, come dice qualcuno, evaporazione del cristianesimo, che si starebbe appunto diluendo nelle logiche del mondo, non tiene presente che questo tipo di processo ha dei precedenti che sono poi fondamentalmente quelli che abbiamo presentato oggi. Cioè, io ritengo che quello che stia accadendo oggi, con tutta evidenza, nello spirito del nostro tempo, è che il cristianesimo si stia da un lato decostruendo, nel senso che sta perdendo alcuni aspetti particolari legati più che altro al dogma, e si stia strutturando in maniera più radicale intorno ad altri aspetti, quelli legati, diciamo così, forse alla pastorale, all'etica fondamentalmente, quindi l'idea di solidarietà, di accoglienza, di carità fraterna, l'etica ambientale e tutto questo. Insomma, dico questo perché forse aspetterei a piangere la morte del cristianesimo. Secondo me quella vitalità che questo bimillenario organismo culturale ha mostrato di avere gli consentirà ancora di trascorrere diversi decenni, secoli o chissà quanto, indenne dai colpi della storia. Ci ha dimostrato di saper superare ben altro. Esattamente. Francesco. Quello che abbiamo detto noi oggi è, secondo me, soltanto il principio, è proprio veramente la scorza, ma proprio l'inizio di un qualcosa di molto più profondo. Di un qualcosa di molto più profondo che andrebbe ovviamente analizzato, il più delle volte viene banalizzato o viene anche semplificato,
perché è un discorso talmente complesso che è più facile semplificare, quindi dire, va bene, ma sono cose o lontane da noi o oramai superate, che si tende veramente a non dare il giusto peso, la giusta importanza, anche perché non dimentichiamoci una cosa, il cristianesimo ha inevitabilmente influenzato il mondo occidentale, soprattutto, e quel tipo di cristianesimo occidentale, ha influenzato la nostra società per più di 1500-1600 anni, poi adesso do una data molto generale, poi in base ai vari territori e con azioni o meno dove c'è stata più un'emancipazione dal cristianesimo rispetto al nostro, però quella è un'altra questione. Però comunque è inevitabile studiare questi temi, non banalizzarli, approfondirli e, un pochino così come la filosofia, dare il giusto peso e avere la giusta contezza di questi temi per comprendere esattamente la società in cui viviamo. Quindi è importante quello che ci siamo detti oggi, nella speranza che, chissà, potremo approfondire altri aspetti che possono dare ulteriori significati. Beh, è interessante questa corrispondenza nella valutazione che avete fatto entrambi, il fatto che lo studio della storia dell'antico cristianesimo in realtà ci consente di comprendere l'attualità. E questo è sempre ovviamente un mio obiettivo, lo dico sempre, che conoscere i testi sacri, in questo caso abbiamo parlato di altro, ma conoscere comunque l'antichità ci aiuta a conoscere il presente. Avendo moltissime cose da inserire, non ho nulla da aggiungere e quindi mi limito a parlare dei vostri ultimi lavori, Parola ai cristiani di Francesco Esposito e Prima della fede di Matteo Corrias, che sono libri che ovviamente consigliamo caldamente, veramente, a tutti coloro che sono interessati ad approfondire questi temi. Quindi io ringrazio in ordine di apparizione Francesco Esposito. Grazie a voi. Francesco, e speriamo di rivederci ad una prossima, Certo. in funzione anche dell'interesse che siamo riusciti a suscitare fornendo queste informazioni. Ciao Matteo, grazie, alla prossima anche per tutti i temi di cui abbiamo da parlare, che vanno dalla Sardegna per il Mediterraneo. Abbiamo in serbo delle novità, sì. Ok, allora ciao a tutti, grazie, come sempre alla prossima.